La degradazione degli habitat, siano essi di foraggiamento, siano essi di rifugio, per i chirotteri è uno dei problemi principali per la loro conservazione. Il Life Maestrale ha cercato di operare per risolvere queste problematiche. Per quel che riguarda gli habitat di foraggiamento, tutti gli interventi che sono stati fatti nelle aree dove il sottobosco era inaridito a causa delle piantagioni di specie esotiche come l'acacia saligna, con le attività di ripristino degli habitat, con la piantagione di specie native e l'aumento conseguente delle popolazioni di insetti, ha permesso che questi habitat diventassero molto idonei per l'attività di foraggiamento dei pipistrelli. In tutta l'area di intervento del Life Maestrale, da Campomarino fino qui a Petacciato Marina, abbiamo avuto un incremento dell'attività di foraggiamento negli anni del progetto molto elevato. Quindi sottolineando che le buone pratiche di riqualificazione degli habitat hanno permesso ai pipistrelli di avere un giovamento in termini di riqualificazione del loro habitat di foraggiamento. Un'altra azione di ripristino che è stata sempre molto utile per i pipistrelli in termini di habitat di foraggiamento è il ripristino degli stagni temporanei e delle specie focali di quegli stagni, di questo tipo di habitat prioritario. E anche lì il ripristino di queste specie focali ha portato ad un incremento dell'attività di foraggiamento dei pipistrelli, tanto da arrivare addirittura ad avere più di 100 pass per ora in attività di foraggiamento da parte dei pipistrelli nelle aree di riqualificazione di questi stagni temporanei. Sempre per migliorare la qualità degli habitat dei pipistrelli, non parliamo più di habitat di foraggiamento ma di rifugio, idonei per il rifugio diurno dei pipistrelli, soprattutto nella stagione primaverile estiva e fino all'inverno. Non possiamo parlare di ibernazione, ma tutto il resto del ciclo vitale è stato aiutato con la buona pratica del Life Maestrale dell'apposizione delle bat box, come potete vedere qui sopra la mia testa. In quest'area abbiamo una bat box installata sopra questo albero, bat box installate a 4 metri di altezza per evitare di avere predazione da parte di altri animali presenti nell'area di intervento, e che hanno permesso ai pipistrelli di avere rifugi alternativi. Questi rifugi alternativi noi li abbiamo distribuiti sia nelle aree boscate, sia nelle aree seminaturali che nelle aree più antropizzate, e abbiamo notato un tasso di colonizzazione differente a seconda delle aree, molto più forte, come ci si può anche immaginare, in prossimità delle aree antropizzate, e meno rapido e meno incisivo nelle aree più naturali, perché in quelle aree la presenza di rifugi naturali aiuta comunque la presenza delle popolazioni, mentre nelle aree più degradate l'apposizione delle bat box è una pratica che può avere una certa sua validità. Una criticità che è stata riscontrata è un eccessivo numero di bat box installate nelle aree naturali, e l'abbiamo risolta diminuendo il numero di bat box installate nelle aree naturali e portandole nelle aree dove ce n'era più bisogno, ovvero in quelle antropizzate. Quindi per i prossimi life che utilizzeranno le bat box, un consiglio che mi viene da dare è di fare un'analisi effettivamente per metro quadro in base alla necessità, e non solo avere chiaro il concetto che nelle aree più antropizzate ce n'è più bisogno, nelle aree naturali invece i pipistrelli utilizzano i rifugi naturali. La cosa importante nelle aree naturali è il ripristino e la riqualificazione degli habitat se degradati.